Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi voglio parlare delle supercar e hypercar che sono presenti nella Guinea Equatoriale, che è uno dei paesi più piccoli dell'Africa. Probabilmente quando pensiamo a questi paesi, la cui stragrande maggioranza della popolazione muore di fame, non pensiamo certamente alla presenza di macchine costose e di lusso. Però qui c'è una grande concentrazione di macchine targate Guinea Equatoriale che appartengono, o meglio, appartenevano a Théodorin Obiang, niente poco di meno che figlio del dittatore di quel paese. Théodorin non è nuovo alla cronaca internazionale perché più volte i suoi beni sono stati sequestrati e confiscati. Infatti, già nel 2011, in seguito a un grosso provvedimento di confisca, le autorità francesi hanno provveduto a sequestrare molti beni come orologi, case e soprattutto macchine nella capitale francese. Come potete vedere in queste immagini, la confisca è stata notevole perché potete vedere macchinoni del calibro di Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, Maserati MC12. Tutte le macchine sono state confiscate e poi rivendute, quindi chissà dove sono adesso. Però una cosa certa ve la posso dire, la 599 GTO è finita in Italia, purtroppo in un garage dove la macchina non viene mai tirata fuori. Ma perché sono state confiscate tutte queste macchine? Beh, ovviamente potete capire. Avendo il padre dittatore, Théodorin è stato accusato di riciclo di denaro e soprattutto di sperperare i soldi del proprio paese. Diciamo che quando i soldi non sono tuoi è abbastanza facile costruirsi una mega collezione di macchine e vivere la vita nel modo più sfrenato possibile. Nel corso degli anni oltre 200 milioni di euro gli sono stati confiscati a Théodorin. A quanto pare sembra non perdere il vizio perché neanche un mese fa un'altra buona parte della sua collezione di macchine è andata in asta in Svizzera. Più precisamente in un'asta organizzata da Bonhams, la cui stragrande maggioranza di macchine che sono state vendute appartenevano proprio a lui. Macchine che sono state prontamente confiscate dalle autorità svizzere una volta che hanno appurato che Théodorin era entrato nel paese. E come potete vedere, anche questo giro le autorità hanno provveduto a confiscare dei gran pezzi di macchine. Come potete vedere, Aston Martin 177, una Ferrari Enzo con ben 21 km al suo attivo, Koenigsegg 11, di cui sono stati costruiti solo 7 esemplari, Ferrari F12 TDF, la Ferrari e probabilmente l'auto più incredibile che è stata confiscata e poi mandata in asta è una Lamborghini Veneno Roadster con una configurazione molto dubbia. Io a volte mi chiedo come questi personaggi riescono a ordinare da nuove certe macchine e con che logica le case automobilistiche permettono a queste persone di essere loro clienti. Si parla di esclusività, di avere una lunga storia e rapporto fidelizzato con l'azienda, però mi chiedo, è veramente necessario vendere macchine a questi personaggi? Le aziende probabilmente sanno chi sono queste persone e probabilmente anche con che tipo di soldi pagano le macchine, quindi diciamo che non è una pubblicità molto positiva secondo me, avere clienti così. Guardando nel dettaglio le macchine battute all'asta, possiamo vedere che l'Aston Martin 177 aveva appena 1200 km al suo attivo. Sono tutte macchine che hanno chilometraggi bassissimi. Diciamo che secondo me questi personaggi comprano queste macchine principalmente per alimentare il proprio ego. Tanti anni fa avevo visto in Italia la Bugatti Veyron che apparteneva alla famiglia Gheddafi e sostanzialmente la macchina aveva 300 km. Quindi comprata e mai usata. Questa 177 rosso pastello, secondo me non è un colore che si addice ad una macchina di questo tipo. Il pastello, magari con un bel rosso metallizzato sarebbe stata un'altra storia. Comunque la macchina è stata battuta a circa 1,4 milioni di euro. Passando alla prossima hypercar con un chilometraggio bassissimo, possiamo trovare una la Ferrari con appena 894 km, che è stata battuta a poco meno di 2 milioni di euro. Che spreco avere queste macchine e praticamente non usarle. Va bene che non le hai pagate con i tuoi soldi, però almeno usale, sfruttale, divertiti. Passando al prossimo lotto possiamo trovare una vera e propria rarità. Stiamo parlando della Koenigsegg 11. Bonhams la macchina l'aveva stimata per un valore tra il 1.600.000 e 2.100.000.
La cosa particolare è che una volta che la casa d'aste ha stimato questo valore, Koenigsegg si è arrabbiato dicendo no, non è possibile, le mie macchine valgono molto di più. Beh, direi che gli è andata bene, perché alla fine questa Koenigsegg è stata battuta per ben 4,1 milioni di euro. E ovviamente la macchina, prima di essere stata confiscata, è stata vista girare per le strade di Ginevra con la targa della Guinea Equatoriale. Fa piuttosto impressione vedere macchine così immatricolate in stati africani. Ovviamente non è andata lontano, perché le autorità l'hanno sequestrata immediatamente la macchina. E ovviamente anche questa, chilometraggio bassissimo, appena 597 km. Praticamente con fondi illimitati Theodorin si era costruito un bel proprio garage, perché la prossima macchina che vedete è la McLaren P1, carina di questa configurazione. Anche quella lì con un chilometraggio piuttosto basso, poco meno di 1000 km, ed è stata battuta a circa 1.140.000 euro. Ma passiamo all'ultima macchina di questo lotto. La più incredibile ve l'ho lasciata per ultima, si tratta della Veneno Roadster, macchina che ha percorso solamente 325 km. Praticamente tutte queste macchine se le godute un paio di giorni e poi gli sono state confiscate. Questa macchina è stata battuta alla cifra record di 7 milioni e mezzo di euro, rendendola la Lamborghini più costosa mai venduta finora. Bene, io adesso mi auguro che tutte queste macchine siano finite in mano di collezionisti che sanno apprezzare che cosa hanno acquistato, e soprattutto mi auguro che queste macchine vengano sfruttate e utilizzate. Sarà la fine per Theodorin? Beh, considerando che suo papà è ancora dittatore e che non è la prima volta che vengono effettuate confische multimilionarie nei confronti della sua famiglia, io penso proprio che in futuro vedremo altre aste. Beh ragazzi, io spero che voi apprezziate questo nuovo format che ho voluto portare sul canale, in cui più avanti parleremo di particolarità su alcune macchine, come ad esempio le Zonda più stravaganti di sempre, collezionisti, tutto ciò che ha a che fare col mondo dei motori. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!